Tutto pronto? Vediamo. Vediamo se si sente anche l'audio in game. Sì, mi pare di sì. Ok, faccio il cambio di sorgente e partiamo. Avanti, 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 forza, forza, forza. Scusate. Bene, 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 eccoci qua. Signore e signori, non solo, buon pomeriggio e bentornati anche oggi su MP Stream. Ancora una volta con Crash Bandicoot 4, It's About Time. La scorsa volta abbiamo fatto lo scontro con Cortex e poi però Entropy, che ho scoperto vuole essere il gioco di parole con entropia dopo anni e anni, nonostante sia fan della saga, vergogna su di me. O comunque abbiamo scoperto che Entropy aveva ben altri piani. Vabbè, si era già visto effettivamente nelle altre casse del gioco, però qua in maniera molto più plateale. E io effettivamente so già anche un po' come si sviluppano questi piani. Vabbè, qualche cosa l'ho vista quando è uscito su PS4 e Xbox One, però non tutto. Intanto Crash si fa foto, selfie, eccetera eccetera. E quindi abbiamo nuovamente, come se fosse Twinsanity, un'alleanza tra Crash e Cortex. Tanto che di Crash che se l'ha abbracciato, avanzato, con tutto che, come dire, per anni e anni ha provato ad ammazzarlo. Vabbè, abbiamo fatto anche un primo livello con Cortex. E a questo punto direi, prima di tutto magari di cambiare la skin di Crash e torniamo a quella del gioco vero e proprio. Bentornato Crash 4. E poi andiamo nel nuovo mondo, il mondo spaziale. Olè. Tra l'altro, nota, verso le 3, poco prima delle 3, smetterò di giocare, anche se comunque la live andrà avanti, perché forse c'è un'opportunità di prendere una GPU, visto che sono uno di quelli che, ahimè, ha deciso proprio in questo periodo di farsi un nuovo PC. E purtroppo la CPU l'ho anche presa, ma la GPU, immagino ben sappiate, quelli che stanno cercando di farsi un PC in questo periodo ben sanno, immagino, le peripezie, i problemi e i drammi causati dalle mancanze di scorte, di componenti, eccetera, eccetera. Sia per la pandemia che per l'esplosione delle cripto ulteriore. E quindi molti problemi per raccattare anche una GPU a livelli, vabbè, anche quelle più scarse a livelli... Oh, cutscene. Dingodile? Che ci fa Dingodile qua nello spazio? Infatti. Se fossi qui per combattere, sareste già morti. Oh, 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 oh. Lui è come? Si era persa la Tona! fuori, sapete? Ma tutti quanti! Ho aggiornato su tutta la faccenda del tempo e dello spazio. Mi sa che mi sono perso un po' di parti. E godermi la meritata pensione. È giusto per il ristorante, no? Anche il nostro cattivo ora è buono. Il nostro cattivo, il nostro. E tra l'altro Cortex. Oh, Abusi della mia pazienza, Oxide. oh, Oxide, da quanto tempo? Ah, ecco tra l'altro l'altra parte. Saprà obbedire a un ordine. Parta la nave su Ah, giustamente, E cercati che perché nessuno Tona si conosce avvicini l'altra. al generatore di varchi. Non possiamo permetterci ospiti indesiderati. Immediatamente, vostra scelleratezza. Vostra scelleratezza. Apprezzo davvero molto il tuo incredibile aplomb. E io il tuo, ovviamente. Beh, grazie. No. No. Ah. Sono con Oxide. Sono con Oxide qua. Ah. E facciamo come tutti. Ah, raga. Devo prenderlo come sfottò. Hai Rednex il fatto che sia proprio Dingodile quello che ride così invece di essere schifato? Devo prenderlo in quel senso? Per chi non avesse capito, signori e signori, vi presento la Entropy delle altre dimensioni, le altre dimensioni. Solo che c'è un problema, allora intanto qua 189, ovviamente. Il problema qua è che, come dire, raga, non so se posso dirlo, però è incesso, cioè nel senso, sono la stessa persona però di due dimensioni. Va bene che è di un altro genere, però un attimo, scusate, ma un attimo. Ah, ok, va bene. Stavo dicendo, quindi, purtroppo io ho deciso di farmi una nuova CPU proprio nel periodo, un nuovo computer, cioè nel periodo in cui c'è difficoltà estrema per vari componenti. Quindi alle 3, poco prima delle 3 interromperò. Già iniziamo. Interromperò, vabbè, non nella live, però mi vedrete soffrire nel cercare di raccattare questa CPU. Sapete come non le finestre di disponibilità. Olè, meno male. Vai, giù. Purtroppo
Torniamo. No. Meno male. Ho fatto tutto bene, no? Ok. Credo di sì. Dai. Non credo di aver mancato. Allora, qua sono un imbecille totale io. A proposito di imbecille totale, ieri ho parlato del fatto che le 3 tornerà anche quest'anno. Ho parlato un po' delle varie software house publisher che hanno già annunciato, che sono già state annunciate come presenti per le 3. Però mi sono scordato di una di loro. Perché ho parlato di Nintendo, Microsoft, Warner Brothers, Take-Two, Capcom, Konami. Però... No, non rivediamo quella parte là, no. Però mi sono scordato di una in particolare. Ubisoft, perché c'è anche Ubisoft alle 3 quest'anno. Cioè, c'è sempre stata, però visti gli sviluppi recenti, o meglio dell'anno scorso. E da Ubisoft c'è da dire un po' di cose. Ubisoft è in un periodo un po' particolare, perché abbiamo da una parte il grande successo di Assassin's Creed Valhalla, il buonissimo successo anche di Immortals Phoenix Rising, grazie all'hype della next gen, all'uscita su Switch. Il successo clamoroso del nuovo Just Dance, perché giustamente in tempi di pandemia, se la gente non va in discoteca deve ballare da qualche parte, quindi Just Dance sta risalendo anche grazie a Switch, che ha conquistato più platee, più da Wii nell'ultimo periodo, grazie ad Animal Crossing. Ma dall'altra parte abbiamo problemi molto grossi in passato per... come posso dirlo senza essere... vabbè, in modo delicato... purtroppo comportamenti non... Vabbè, diciamo le cose come stanno. Vari membri di Ubisoft, comunque sia in varie parti, che non avevano i comportamenti migliori verso il genere femminile. Ecco, diciamo così per non dire altro. Anche a livelli molto elevati, tipo, che ne so, se non sbaglio c'era anche la questione di uno dei membri di Ubisoft che si occupava della serie 31, anche delle decisioni in merito a quali progetti mandare avanti o meno. Tipo, ricordate la frase troppo animazioni per un personaggio femmina, per un personaggio di sesso femminile come protagonista di Assassin's Creed o roba di questo tipo. Ecco, c'era dietro questa persona qui, mandata via. Ci sono stati molti cambi da questo punto di vista, però rimane comunque che per molti anni Ubisoft ha predicato bene, ma dal suo lato molto male, molto male purtroppo. Oh, abbiamo i pannelli qua. E oltre questo, ma tu guarda che si vede, ma ciao da Twin Insanity. E prima abbiamo Cortex che si allea con Crash, e poi i due pappagalli spaziali, ma bentornati, o meglio, comunque sia, ma va là, ma guarda un po'. Riusciamo? Sì. Mi fa morire comunque Crash che fa quell'animazione così. Poi l'altro problema attuale di Ubisoft, vabbè, questo è un problema importante e non può essere ignorato. Uno può anche apprezzare l'output di Ubisoft, però una cosa simile è difficile non parlarne. Dai, meglio anche solo non menzionarla, è troppo importante. Poi dall'altra parte però abbiamo anche, cioè, sempre come altro momento strano di Ubisoft, il fatto che visto il fatto che hanno fatto... Allora, hanno avuto il non so... Vabbè, successo limitato, direi... Quando è che termini? Aspetta, forse devo fare... Meno male. Il successo limitato di Watch Dogs Legion, perché non è che abbia fatto così tanto bene, non lo so. Meno male. E poi al momento una mancanza di date, effettivamente, di giochi con un periodo temporale di arrivo. Perché? Pensateci un secondo. Riders Republic, che doveva uscire a febbraio, è stato rimandato senza una data. Prince of Persia, che doveva uscire a gennaio, rimandato poi a marzo, è stato ulteriormente rimandato senza una data. Poi abbiamo anche Rainbow Six Parasite, che è stato già leakato più volte in maniera molto strana, cioè anche da stream di persone che credevano essere stati autorizzati ma hanno rotto l'embargo proprio streamando per un'ora e passa. Tra l'altro che si chiamava Quarantine prima, il che, come dire, non è il periodo più adatto per un gioco per avere come nel titolo Quarantine. Vabbè, in realtà anche Parasite, devo essere sincero, con un cazzo. Non ho capito, scusate, ma ho fatto... Vabbè. No. E là quindi come si fa? Voglio capire, prima magari di rifare, perché ci sarebbe anche il nastro. Come si fa qua? Devo prendere da quelle parti, aspetta. Scusate, ma... Oh. Ah, è giusto, deve essere che quell'imbecille è saltato mentre andavo, ecco perché, è normale.
Non saltare, bravo. Però non vale. Rifacciamo. Ultimo tentativo. Cioè, per un cavolo di nitro che salta. Così non vale. Allora, vediamo l'orario. Meno 20. Ok, perfetto. Pronti al lancio? Sì, della nuova GPU, questa qui AMD. Perfetto. In effetti è a tema. Quindi, tornando ad Ubisoft, hanno da una parte il successo di vari titoli. E comunque anche del loro supporto nel lungo periodo. Dall'altra hanno alcuni titoli. Tra l'altro Far Cry 6 doveva uscire a gennaio. E non abbiamo una data. E mi sa che uscirà a questo punto in autunno. Purtroppo, raga, gli effetti della pandemia per i titoli più altisonati, quelli più che richiedono più risorse, collaborazioni con, soprattutto per quanto riguarda Ubisoft, che ha tanti studio sparsi nel mondo. C'è bisogno di collaborazioni di un certo tipo, di rapporti tra le varie parti costanti. Lavorare via remoto forse non permette tutto questo, magari anche delle mancanze manageriali da questo punto di vista. Si tratta comunque di titoli che per l'appunto richiedono tanto tempo, tante risorse, quindi a parte delle mancanze sopracitate possono esserci anche, cioè non è facile adattarsi in un ambiente remoto. E quindi ecco qua, ok, data anche qua. Ed ecco che per l'appunto abbiamo titoli. Titoli che no. Chiedo un'eccezione perché ho fatto una cavolata qui. Adesso sì, ultima volta per davvero. E quindi problemi nella loro programmazione, con titoli che ritardano o che non hanno ancora una data. Ecco, l'evento delle 3 potrebbe essere molto importante per avere annunci tipo l'ufficializzazione di Parasite, che si è già visto, ripeto, grazie ai leak. Magari anche la nuova data di Far Cry. Ok, moda di Far Cry. Magari anche Roller Champions, che se non sbaglio andava in beta su PS4, Xbox One e PC poco tempo. O forse c'è già andato poco tempo fa. Esce anche su Switch e su smartphone, se non sbaglio. Poi sì, ho letto anche un rumor di recente di un Assassin's Creed di non come Valhalla Odyssey, quindi comunque sia un titolo più dallo scope, come direbbero gli americani, un po' più piccolo, però comunque sempre Assassin's Creed. Considerato tipo Assassin's Creed Rogue, quello che è uscito su PS3 e Xbox 360, lo stesso anno di Unity. Ho capito, andiamo avanti, va. Ma è una volta che riesco a prendere un nastro ormai. Cioè, riesco anche a fare questo, va bene. Tornando a noi, quindi date per quelli, annunci nuovi. E allora magari Mario Plus Rabbids 2. Visto che il primo è uscito nel 2017, ormai agosto 2017, sono stati 4 anni. Immagino che anche lì la pandemia abbia avuto effetto. Cioè, non per dire, ma è stato l'originale era soprattutto stato sviluppato da Ubisoft Milano. E purtroppo, come dire, Milano è una delle, la Lombardia, come dire, per quanto riguarda la pandemia ha subito tanto e subisce ancora tanto. E poi vabbè, ovviamente Ubisoft Milano lavora anche ad altri titoli nel frattempo come studio di supporto. Ubisoft ne ha una marea di studi. Come tra un po' caccerò anche delle madonne, anche io una marea di madonne. No, lasciamo stare. Vabbè, ho capito. Andiamo avanti. Cioè, cominciamo. Essa. Quindi ci sono questi titoli potenziali, per l'appunto Mario Plus Rabbids 2, Far Cry 6 per forza di cose, perché sarebbe un po' assurdo. Vabbè, va bene tutto, però non avere una data ancora per o meglio, non rivedere Far Cry 2 sarebbe un po' particolare. Pandemia non pandemia. Ok, via. E poi Roller Champions, Skull and Bones, mi sono ricordato adesso, questo titolo annunciato una marea di anni fa. Rimandato, se non sbaglio, anche all'anno fiscale questo. Vabbè, magari lo si rivede, sarebbe un miracolo. Magari lo si rivede. Immagino che sarà anche per next gen, per PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ed S, eccetera eccetera. Per Stadia, per Luna. Vabbè, per la maggior parte delle console piattaforme. Ok, siamo a 31, perfetto. Via. 33, 34 sulla piattaforma Crash. Ok,
Vai col chat. Quindi sì, mi aspetto questo, forse anche qualcos'altro, ma che non riesco a prevedere al momento. E comunque sì, un evento alle 3. Sarà immagino uno Ubisoft Connect, o meglio, un Ubisoft Connect, volevo dire, scusate. Proprio per le 3, visto che ricordate che c'erano anche queste presentazioni Ubisoft, quelli i Connect, ce ne sono stati 2 l'anno scorso e poi basta. Anche lì effetto della pandemia, se non hai da presentare cosa fai? Ok, allora, secondo 1, 2, 3, 4, 5. Poi conoscendolo, no, meno male. Lasciamo qui. Vai Crash, vai. Ok. Ok. Sì. Meno male. Non è che c'è altro qua. Ah no, giusto. Allora, qui. Bravo Crash, bravo. O meglio, brava Castanitro, perché è colpa tua, è stata colpa tua prima. Oh, perfetto. Sì. Aspetta un secondo, non è che abbiamo altro. Non è che c'è altro qua sopra, no? Che lo spero. Ai, vabbè, fa niente, dai, fa niente. Quindi dicevo, Ubisoft avrà immagino un bel connect per le 3, tutto brandizzato, E3 2021 eccetera eccetera, dove parleranno di questi titoli di cui a cui ho fatto cenno poco fa. E qualcos'altro anche, suppongo. Sarebbe, ripeto, una bella sorpresa vedere Skull and Bones. C'è da dire anche che se mi aspetto con maggiore probabilità Skull and Bones e non Beyond the Good and Evil 2, è proprio un brutto segno questo. Ok, buono. 3, 4, 5. No! Peccato. Aspetta. Bene, parlando d'altro, ieri sera, durante la live per il Super Mario 3D World, ho fatto cenno a dei rumor che parlavano di un qualcosa di Nintendo in arrivo questa settimana, con Nate Drake di Resetera che faceva cenno, che dava indizi per l'8 aprile, con Jeff Grubb di VentureBeat che diceva essenzialmente di aver sentito che qualcosa stava per succedere, ma senza sapere nel dettaglio che cosa, quindi per quello che non diceva né la data né ecco le specifiche. Bene, questa notte abbiamo avuto la conferma abbiamo avuto la conferma di quanto si stesse rumoreggiando. Pac-Man 99! Sì, come hanno già scherzato varie persone, come hanno già fatto battute varie persone, Mario è morto per far vivere Pac-Man. E io, devo essere sincero, apprezzo le battute sulla morte di Mario, ma allo stesso tempo sono deluso dal mondo perché hanno preso così tanto piede per una cacchiata del genere. Allora, quindi è molto difficile. Perfetto. È molto difficile che avremo anche un'altra cosa questa settimana. Sappiamo già comunque che avremo alle 3 Nintendo. Poi ci sono altri eventi questa settimana, tipo uno stream giapponese per No More Heroes 3, il trailer nuovo per nuove informazioni su Neo The World Ends With You, nonché anche la possibilità dell'annuncio. Ce l'ho fatta! Della possibilità dell'annuncio della collection di The Greatest Attorney, e quindi l'arrivo anche in Occidente. Abbiamo altre cose belle che ci possiamo aspettare. No? Eppa! Perfetto, non abbiamo altro qua, spero, no? Ora, perché Pac-Man allora, ok, chi è degli altri qua? Quale personaggio qua ci dà una mano? Non lo so, non si fa vedere, ok. Allora, cose interessanti su Pac-Man 99. Prima di tutto, abbiamo un nuovo titolo che arricchisce l'offerta del Nintendo Service Online, perché sì, anche questo è un titolo esclusivo per gli utenti Nintendo Switch Online. Ok. Fa niente per il grande Wumpa. Fa niente assolutamente. Ok. Vediamo. Dovrebbe arrivare a 78. Vai. No. Scemo io. Devo andare proprio con... aspetta.
Va bene. Ok. Ok, il cacchio qua. Marco, regola. Crash, regoliamoci. Perfetto, vai. Ok. La facciamo? Sì, dai. Dicevo, nuovo titolo esclusivo per gli utenti Nintendo Switch Online. Quindi dopo, ok, dopo Tetris 99 e Super Mario 35, che però è morto, lui sì, abbiamo un nuovo titolo per gli utenti Nintendo Switch Online. Quindi Nintendo sì, arricchisce l'offerta del servizio, anche se magari non come alcuni speravano, con il revamp tanto rumoreggiato, con nuovi sistemi, con Nintendo 64, DS, GameCube, Game Boy Advance, eccetera eccetera. Però comunque c'è qualcosa di nuovo nell'offerta. Seconda cosa, è un titolo terze parti. Perché sì. Oh, meno male. È un titolo terze parti, perché è di Namco. Ho esagerato un po' qua. C'è di fronte lontano. Dicevo, per l'appunto, è un titolo terze parti, perché è di Bandai Namco. Anche se va bene, è stato sviluppato da Rika, che è terze parti, ma che ha già sviluppato sia Tetris 99 che Super Mario 35. E nonostante utilizzi comunque il cosiddetto il famoso Bezel Engine, che è un engine di proprietà di Nintendo, utilizzato anche da terze parti, tipo il leggendario Vroom Vroom in the Night Sky, titolo di lancio di Switch che non si ricorda più nessuno, e meno male. Ma anche da Clubhouse Games, così come per l'appunto Tetris 99 e Super Mario 35. Quindi questo vuol dire che Nintendo può anche avere titoli terze esclusivi per il servizio, il che potrebbe portare a pensare ma magari riportiamo in vita altri titoli classici arcade del passato. O magari Nintendo, parlando delle tue IP, Panel de Pon 99, WarioWare 99, sono delle ipotesi, vabbè, delle idee lanciate così a caso che ho visto anche in giro online, però non sarebbero male. WarioWare 99 tra l'altro potrebbe essere un'idea molto accattivante, per essere sincero. Io vorrei un nuovo WarioWare per certi versi, perché anzi, in realtà vorrei un bel nuovo Wario Land. Oh, aspetta. Sì! Ho dei bei ricordi dello Shake It per Wii. Ne vorrei uno nuovo. E lo vorrei da Goodwill, visto che ci siamo. Meno male. Oh signore mio. Oh signore mio, che lo prende a testa in giù, signore mio. Il checkpoint qua dove cacchio sta però? No! Mi sono salvato. Aspetta, perché mi andi qua? Che c'è? Ah, forse per salvare. Oh no, non è Nitro, però è un amico di Nitro. Side. Cioè amico. Ok, checkpoint, meno male, quadrato. Oh mio Dio. Vabbè, dai. Non è neanche troppo lungo come parte qua. Dai. Giù. Destra. Sinistra. Via. Il nastro sarebbe qua. Porca troia. Che vuoi? No. Perché non l'ho preso subito? Vai via. Mamma mia, che violenza. Vai via. Lì mi sa che mi conviene prima andare di farlo sparare. Poi perché? Prima spara e poi lo attacco. Giù. Destra. Sinistra. Che ore sono? Scusate. Mi sono incartato qua. Va bene. Tra poco mi sa che devo interrompere un secondo qua. Vabbè. Rimane comunque sul gioco, però dico, devo andare a controllare un po' di cose per questa GPU. Allora, avanti, attacca. Meno male. Quindi dicevo, sì, Nintendo può anche avere titoli terze parti per le offerte, come offerte del servizio Nintendo Service Online. Oh, checkpoint, vabbè, qua, andiamo qua. E quindi sarà interessante vedere per l'appunto se in futuro avremo altri titoli Nintendo, come già sopra citati, Panel de Pon, WarioWare, comunque sia. Vabbè, ho visto anche F-Zero 99 come idea. Ma anche titoli terze parti. Perché visto che adesso abbiamo anche titoli terze parti come parte del servizio, non abbiamo più limiti per certi versi. Vai.
E diciamo che questa è la cosa più importante, più interessante dell'annuncio di, di Pac-Man 99. Il fatto che sia terze parti. Ok, quindi coinvolgimento molto forte di Nintendo, però è Bandai Namco. Tanto che abbiamo dei DLC al lancio per sbloccare tutto il resto, modalità, skin, e vengono anche un bel po' in totale. 30 euro. 30 euro per sbloccare tutte le altre modalità del gioco. No. Oh. Oh wow. In effetti. Oh mamma. Forse ho sbagliato, Dio mio, no, ho sbagliato comunque, sì, perché devo andare prima con la cassa lì e poi la distruggo. Proviamo un'altra volta e poi dobbiamo fare il tentativo della GPU, anche se immagino che andrà molto male. Ah no, giusto, lo so anche fare. Au. Au, 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 au. Altro ancora, perché è durato niente. Ok. Perché l'ho fatto? Ok. Vai. No! Perché è difficile qua? Perché c'è quello che si muove. Poi devi anche riuscire a fare il salto molto grande, il salto caricato, con la cassa in mezzo. Cassa che tra l'altro puoi distruggere soltanto con lo schianto, con il ground pound, vabbè, con la panciata. No! Ehi. Avanti. No! Non riesco a me a fare. No, ce l'avevo fatta, ce l'avevo fatta. Perché non riesco a mettermi come dovrei. Ah! Aspetta. No, troppo verso la cassa. Aspetta. Ah. No. No. Perché faccio il doppio salto? No. Aspetta un secondo. Scemo io. Beh. Au! È più facile così. È molto più facile così, in effetti. Allora, sono le 58. Devo mettere in pausa a questo punto. Metto in pausa. Andiamo a controllare questa GPU, scusate, che dovrebbe diventare disponibile alle 3 precise. Quindi a questo punto vediamo se ci sono dei link da qualche parte. Quindi sì, per adesso beccatevi un pochino la schermata di pausa. Perché, come dire, purtroppo Dokoyo Koyo ormai. Questa tra l'altro, devo essere sincero, andrebbe anche al di là del mio budget. Però ripeto, Dokoyo Koyo. Se si riesce, si riesce. Purtroppo è un grosso problema. Allora, vediamo. AMD. Un attimo. Aia, già non carica. Già non carica. Già non carica il sito. Benissimo. Già abbiamo tutti quanti che si sono fiondati. Benissimo, perfetto. Alla grande. Vabbè, intanto godetevi le mie peripezie mentre qua sto provando a. Ecco qua. La pagina non risponde proprio. Esci dalla pagina. Usciamo dalla pagina subito che sta squagliando anche il browser. Aiuto! Io non ve la mostro. Vabbè, devo essere sincero. Forse ve l'avrei potuta mostrare. Vabbè, non mostrando i dettagli dell'acquisto, nel remotissimo caso. Però forse avrei dovuto tipo mettere l'impostazione qua per mostrare anche la pagina web. Però lasciamo stare. Immaginatevi soltanto una schermata bianca. Nient'altro. Tutto bianco. Niente di niente. Anzi, abbiamo la pagina non risponde. Figuratevi. Nuovamente. Chiuditi. Perfetto. Riproviamo un attimo. Perché tanto già abbiamo problemi.
Già abbiamo grossissimi problemi. Vediamo, ripetiamo un secondo sul sito MD. Se carica. Non è che è un problema del computer. No, no, le altre cose vanno, quindi è un problema... Madonna, di AMD. Madonna santa. Sta impappinando tutto. Qua intanto muovo un secondo così non diventa nero lo schermo, non si scurisce lo schermo. No, non sta caricando niente, ma niente di niente, proprio niente. Riproviamo. Però mi sa che avremo problemi, grossi problemi. Allora, un secondo. Si riprova. AMD. Avanti, apriti, almeno apriti pagina. Ti prego. Fino ai 5 facciamo e poi riprendiamo qua con Crash. Acqua. Non carica una fava. Non carica niente. Beh, immagino. La notizia si è diffusa poco fa. Cioè, non poco fa. Telefono caduto. Oh, si sta aprendo. Però andrà di una lentezza immane. Allora, essenzialmente, questo dovrebbe essere... La notizia qual è essenzialmente? Il fatto che... aspettate un secondo che la ritrovo. Bella precisa. Che AMD dovrebbe lanciare la Radeon RX 6800 XT Midnight Black oggi alle 3 di pomeriggio qua europee. Ma già noto per l'appunto che, come dire, la notizia si è diffusa abbastanza in fretta, quindi il sito va di una lentezza immane. Attenzione che sta cominciando a caricare, vediamo se c'è. Siamo a grafica del sito che carica a pezzetti. Madonna. Attenzione che sto vedendo qualcosa, Attenzione. Dove sta? Vediamo un attimo, vediamo. Allora facciamo shop, dovrebbe essere sullo shop di AMD, perché comunque era su AMD, su AMD.com. Vediamo se si carica. È già un miracolo che mi sa sia in grado di vedere la pagina principale del sito. È già un miracolo, credo. Buy direct from AMD, vediamo qua. Non mi va neanche con... Ah, eccolo qui. Ecco. Attenzione. Perché ricarica la pagina AMD? Siamo a questo punto. Cioè, la pagina principale si sta caricando, non altre. Siamo a questo punto? Avanti, caricati. Perché mi stanno dando problemi anche le altre cose tipo Telegram e quant'altro? Avanti, caricati. Ok, si sta caricando la pagina della disponibilità dei vari prodotti. Attenzione, ragazzi, attenzione s'il vous plaît. Però che lentezza immane. Vabbè, immagino che saranno già esaurite le scorte, perché suppongo che siano andati tutti quelli con i bot, che avranno programmato i bot per andare, per raccattare sul sito MD. Vediamo, dov'è? Eccola qui, Midnight Black. Aspetta, 675 euro, porca troia. Aggiungi allora, un secondo, aggiungi al carrello. Ecco che anche Just Track te la segnala. Aggiungi al carrello. Perché non aggiungi al carrello? Avanti. Forza. Sarà seriato il sito, come ho detto prima. Tu non caricarti più? Chiuditi. Soltanto tu? Che vuol dire? Ah, no, caratteristica della GPU, no. Temevo che dicesse 72 unità disponibili. No, va bene tutto, però... No, questo è troppo. E ovviamente il prodotto non è stato possibile metterlo nel carrello. Ovviamente. Perché?
Perché l'avranno già preso? Sarà già stato raccattato. Non avranno più le scorte. Quante volte vedo questa schermata ormai che magari clicco anche su metti in carrello tipo su Amazon quando ci sono delle offerte disponibili e poi nada, ovviamente. Vabbè, un altro mini tentativo, perché comunque sta impiegando anche tanto a caricare, ripeto, e poi torniamo su Crash. Tranquillo Crash, adesso torniamo. Vediamo di nuovo, anche se dubito. Allora, sbrigati almeno a dirmi che non l'hai messo nel carrello. Avanti, forza, su, dai, forza. Che poi tra l'altro, ahimè, il sito di AMD mi sa che non dà la possibilità di farti l'account prima, che puoi mettere anche le... Eccola qua per l'appunto. Vabbè, ho capito, basta così, basta così. Lasciamo stare. Ci ho provato, però... Se il sito carica così e se già ti dice che non aggiunge nel carrello, vuol dire che se l'ho sediato già da prima, già da eoni prima. Ok? Torniamo a Crash. Purtroppo sapete qual è il problema? Ripeto, che io per anni mi sono fatto bastare un PC del 2015 preassemblato che già aveva, come dire, delle parti un po' anzianotte all'epoca, figuratevi adesso. E quest'anno, l'anno scorso ho pensato, dai, facciamoci il PC nuovo. E ovviamente mi è capitato, ho avuto la voglia, bello questo, nel periodo peggiore possibile per le nuove GPU. Questo tua... Ok. Sì, così. Perfetto. Sì. Oh no! Vabbè dai, sappiamo come fare un po'. Dai, andiamo avanti. E quindi sto attendendo e tenderò ancora tanto a lungo, se va avanti così, di prendere una GPU. Che poi tra l'altro io non è che voglio la GPU dell'universo Turbo Ultra che apre varchi. No, io voglio crearmi un PC di livello medio. Purtroppo però i prezzi ormai sono alle stelle per tutto, anche per delle GPU ormai andate di tempo fa, tipo se non sbaglio l'RTX 1060. Siamo a prezzi tipo quelli della 360, 3060, 3080 che da listino. Quindi immaginatevi anche i prezzi delle 3060, 3070, 3080 attuali. Ok. Vai giù. Perché volevo fare dalla sopra e al contrario. Ce la posso fare però, dai, ce la posso fare. Ok. Sì. Ok, vai. Aio, maledetto tu coso. Ok. Sì. Via. Poi... No, è che mi blocca mi blocca il coso là. E mi sa che devo andare col salto normale allora. Perché se vado con la scivolata poi vado troppo in avanti e mi blocca quello. Proviamo. Con calma qua. Sì. Proviamo senza scivolata. Sì. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Che non mi freghi qua. Ok. Oh. Salute. Ce l'ho fatta qua. Oh. Ok. Via qua. Ok. Meno male.
Devo tornare anche indietro. Perché devo anche tornare indietro, è vero. Ce la facciamo tornare indietro, no? Oddio, in effetti, che dovevo lasciare per tornare? Ah, no, che cacchio dico? No, ce l'abbiamo. No! Accidenti! Però, mi sa che ci siamo vicini, Mi sa che ci siamo molto vicini. Sì. Sì. No! Ok. Vai qua. Poi. Sì, perfetto. Poi di qua. No. Rimane molto complicato qua, molto complicato. Tra l'altro io ho il vago sospetto che siamo all'ultimo mondo del gioco ufficiale, perché abbiamo visto tutti riuniti, abbiamo visto anche Tona e Dingodile, e lì mi sa che bisogna fare livelli con loro per capire come mai siano finiti qui. Abbiamo Entropy ed Entropy Lei, e anche un rapporto di cui meglio non parlare. Meglio non parlare. Un attimo. Sì. Poi sì. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Qui. Con calma, molta calma. Vai qua, sì. Sì. Buono. Prendiamo già qui, dato che ci siamo. Ok. Qua. Qui. Sì. Buono. Oh signore mio, perché? Perché quello là così? Perché? Oh mio Dio, no. Oh mio Dio. 30. Sì. Ma direttamente qua a questo punto. 2, 3, 4, 5. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Che altro sta? 36! Andata! Yes! Yes! E adesso andiamo avanti. Oh signore, vai via! Meno male. Oh, ce l'ho fatta, ok. Ai, peccato. Vabbè, dai, non è un problema, tanto siamo qua. No. Ok. Ho fatto delle cose un po' strane, un po' non previste, ma vieni, spara, amore. Oh. No, perché? Aio. Dolore. Sì, facciamo così. Ok. 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 Oh, non abbiamo altro qua? Aspetta un secondo. Siamo a 141, ne mancano 48. Io tanto so già che ne avrò mancata qualcuna per
pura mancanza di fortuna. Vediamo qua. No, 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 no. Oh, per stronzaggine loro. Anzi, più per stronzaggine loro, va. Madonna santa, questi qua. Sì. Oh, madonna. Madonna. Vai via. Via. Via anche tutti quanti voi. Via tutti quanti. Vediamo qua dietro. Non è che... No, abbiamo degli appunti di che esattamente qua. Ok. Quindi troppo presto, troppo presto. Vabbè, non è un problema. Ah, rifare questo però sì. Vabbè, non eccessivo, però comunque un problema. Non è che abbiamo delle casse sopra, no? Vero? Non mi pare. No, perché? Via voi, via, tutti via. Via, 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 via. Via, via, via. Ok. Sì. Non mi freghi. Sì! Prese tutte le casse qua. Ma andiamo, ma andiamo. Ma andiamo. Con, credo, un economico, visto il livello 16 vite perse. Quant'era? Vabbè, sulle 20 vite perse. È economico. È economico, visto anche che alcune l'ho perse, ovviamente, per questioni di casse. È economico. Ma andiamo. No, non qua. Qui. Clandestini. E facciamo con Coco questa volta. Riusciamo almeno a prendere un nastro. Tra l'altro mi sa che purtroppo per i ritmi del gioco e dei livelli sarà l'ultimo che riusciamo a fare questa sera qui, questo pomeriggio. Purtroppo. Ok, Coco, Sembra che che c'è? siamo sulla strada giusta per il generatore di varchi. Ma andremmo molto più veloci con... quello! Oh! Ma... Ma cosa... Tana! Perché? Io non voglio perdervi anche in Ah, questa ecco dimensione. appunto. Me ne occuperò io. Ma... siamo una squadra. Ehi, che mi sono perso? Ah, cavolo! E poi liberati così, va bene. Quante? 152. Clandestini? Beh... Ehi, dov'è il mio carro? L'ha preso qualcun altro. Vediamo, non è che c'è, no? Ok. Oh! Livello con una parte stealth. Oh! Sono sorpreso. Vabbè, diciamo che l'hanno organizzata bene, ecco. Vabbè, in effetti non serve più andare qua. Così. Ok, buono. Qualcosa dietro? No, va bene. No! Ma no! Ecco. Aspetta, mi stanno dicendo che la scheda c'è. Un secondo che rinterrompiamo. Vabbè, però troppo... mi sa che adesso non più. Un secondo, devo fare un'altra piccola prova qui con la scheda MD. Un attimo, no, basta. Pausa. No, è perché ho sbagliato sorgente. Un attimo. Un attimo. Immagino che sarà troppo tardi adesso, però. Ok, AMD. Allora, AMD mi dovrebbe... Spero che ci sia già salvato. Ok, Direct Buy. Caricati. Vediamo.
Già il fatto che la pagina impieghi così tanto a caricarsi. Ecco, non lo vedo più. Non lo vedo più. È andata. Arrivederci e grazie. Out of stock. Beh, non c'è neanche più la Black Knight, come si chiamava. Non c'è più. Non c'è più proprio. Neanche che puoi aggiungerlo nel carrello. Proprio non esiste più. Va bene. Ciao ciao, sogno realizzato. Ciao ciao. Allora, un attimo che rimettiamo Caso Crash invece. Acqua ancora. Oh. Ok. Clandestini? Beh... Ehi, dov'è il mio carro? Altro no? Poi. Sì. Oh. Quindi andiamo qua. Buono. Devo stare attento adesso qua. L'ansia. Rompiti. Ok. Sì, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, buono, meno male. Siamo riusciti a rompere e a non farci uccidere. No, ancora questi qua. No! Ricomincia livello, ultimo tentativo. Ma poveri nastri che non ne prendo più uno da una vita. Purtroppo. È complicato prenderli dopo l'iniziale. È complicato prenderli. Più che altro perché bisogna rimanere in vita fino a quel punto. Poi se uno vuole provare a fare il livello, prendendo tutte le case, eccetera, eccetera. Vabbè, ricontrolliamo se magari stiamo perdendo qualche cassa qui. No, non mi pare. Aspetta un secondo, qua. No. Tra l'altro io sto anche mancando tutte le gemme nascoste, ma dove cacchio si trovano? Ole. Vai. Perfetto. Ok. Vai. Vai. Poi 3, 4, 5. No. Poi adesso nient'altro, nient'altro. Ah, oh cazzarola, qua abbiamo i blocchi anche. Oh no. Meno male. Meno male. Olè. Abbiamo fatto, no? Spero. Ok, qua non c'è altro. Ok. Aspetta. Ah, giusto. Giustamente. Ok. Checkpoint. Il mio card era parcheggiato proprio lì. Sì, abbiamo capito, Oxide. È stato preso da qualcun altro. Che ti devo dire? Ok. No! Vabbè, fa niente, fa niente. Era l'ultimo tentativo se non sbaglio, no? Quindi andiamo avanti. Vabbè, se poi vado io in questa maniera è anche più complicato andare avanti. Ok. Sì. Si è per un attimo interrotto il ground pound di Coco. Oh. Qui devo fare attenzione. Sì. Ok. Ah, quindi essenzialmente non riesce a fare subito il ground pound quando lo si fa da un'altezza molto ridotta. Ok. Ok. Meno male. Sopra.
Sali. No! Peccato. Ok. Allora, un secondo. Sì. Poi abbiamo anche questa parte qua. Ok. Torna indietro oppure no? Aspetta, però posso fare anche così. Ah, torna indietro anche. Sì. È il sesto card che mi rubano. Come il sesto? Chi ti ha rubato gli altri? Scusa, Outside. Chi sono quelli che ti hanno già rubato i cart? Cioè... Oi! Devo saltare. Giusto. Non così però! Il checkpoint era là! Riesci ad andare? Oh no. Vai. Un secondo, là come si fa allora? Scusate, non ho capito. Sì. Ah, scemo io. Ah. No. Lì come si fa esattamente? Non ho capito qua. Scusate, devo capire qua come si faccia però. Ole. Va bene qua. No. Non sto capendo qua. Ah, c'è una cosa lì nella quale andare? Come si fa esattamente qua? Ah, da sopra, ovviamente da sopra. Vai. Sì. Da sopra è normale. Perché non ci ho pensato prima? Vai, checkpoint. Oh mio dio. Oh, oh. Oh mamma. Quindi soltanto, infatti. Bello introdurre delle casse così in un momento del genere, no? Grazie gioco. Ah, vabbè, giusto. No? Vai. Checkpoint. Cioè non checkpoint però bonus stage. Oh mio dio 34. Oh mio dio 34. E qua abbiamo altre sofferenze. Lo so già. Lo so già. Lo so già. Oh no. Mi sa che mi sono fregato qua. Oh mio dio, però, Però. Qua solo perché avevo la... Vabbè, dai, lasciamo stare. Lasciamo stare. Vai. Mi sa che devo andare, quindi saltare subito da quella parte. Ok. Sì. Ok, dovrebbe essere andata. Sì. Poi saltare direttamente qua. No. No. Accidenti. Molto stronza questa. Molto stronzo questo livello bonus. Molto, 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 molto stronzo. Ma veramente tanto. E una.
No! Accidenti, accidenti. Ah, stiamo andando abbastanza bene anche. Vabbè, riproviamo. Scusate. No, 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 ho preso la cassa sbagliata. Vai. Meno male. Oh mio Dio, no? Sì. Sì. Mi sa che avremo dei problemi qua poi. Ok. Sì. Ah no, giusto, abbiamo questo qua. Giusto. Sì. Ma vieni, andata. Ma vieni, andata. Andata, ma vieni. Rimangono quindi ancora 45 casse. Oh, no, giusto. Sì. Allontaniamoci un secondo. C'è altro? Io non sarei sorpreso. No, spero di no. Andiamo. Di qua altro no? Poi ok. Ah, puzzle! Credo. Di qua. Ah, ecco. Oh signore. Aspetta. Ecco qua. Ok. Di qua. Ok. Vai. Ne mancherebbero a questo punto 20. Però dove siamo in questo? Ah, ok, ok. Siamo quindi nella nella cabina di comando della nave spaziale qua. Però scendiamo prima. Sì, scendi. Equipaggio. Campo di asteroidi. Ah, bene, ci mancava solamente il campo di asteroidi, giustamente, perché non c'erano già altri problemi qua. Oh, sì. Nave colpita. Slacciate le cinture e riparatela. Ok, va, spara, spara. Oh. Perfetto. Andate. 502. Le ho prese tutte! Tutte le casse. Devo solamente arrivare alla fine adesso. Vai. Vieni qua. Una capsula. Vieni qua anche tu. Non mi fregate più. Padrone. Se ne metti qua che serve. Abbandonate la nave. Cioè, ho comunque distrutto. Ah. Olè. Olè, 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 olè. Ma vieni. Certo che comunque sì, ripeto, le gemme nascoste qua non le trovo mai, 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 mai. Sono riuscito a trovare in alcuni livelli. Ho preso anche una gemma colorata perché era abbastanza visibile, anche se la prima volta che ho fatto quel livello non l'ho vista. Però
Olè. Ma vieni. Oh cavolo, i due entropi. Non tenetevi la mano così, vi prego. Ah! No. Allora, qua che ci sarebbe? No, torniamo un secondo sopra. Vediamo. No. Allora, direi che è meglio terminare qua per questo pomeriggio. Poi con Crash ci si rivede, se non sbaglio, domani sera. Questa sera invece il gioco misterioso. La prima live del mercoledì con il gioco misterioso, che è una cosa che volevo fare da un po', però viste le altre serie che stavo avendo, quindi Crash per l'appunto, Mario 3D World e poi anche Monster Hunter con il Friday Night Hunt Fever, volevo farla già da un po', però finalmente ho la possibilità adesso. E con Mario forse ci rivediamo la settimana prossima per un ultimo tentativo, perché comunque ci sono quasi, magari sempre di martedì. Comunque sia, questa sera è la serata del Mystery Game. Poi, se vi è piaciuta la live di quest'oggi, spero che metterete il follow. A tal proposito, ringrazio l'Ospedale in Fiamme e Big Dario 77 per il follow che mi hanno dato tra ieri e oggi. Grazie mille, spero che continuerete a seguire quel canale. Poi, per essere sempre... Tra l'altro, il follow qua serve anche per essere sempre informati su programmazione del canale. E se volete essere informati anche su MPD1, il canale degli archivi di Twitch, così come su MPTV, c'è anche la possibilità di seguire il mio canale Twitter, il mio profilo Twitter. A proposito di questi due, il canale MPD1 viene sempre aggiornato quando possibile, meglio, viene aggiornato quando possibile verso le 12 dal lunedì al venerdì, con le live dei giorni precedenti. Per quanto riguarda il canale MPTV invece, è stato caricato poco tempo fa il video del doppiaggio di Anasher della webcomic di Jenny Genia, e spero che lo andrete a vedere, che vi piaccia. Per il resto ringrazio quelli che hanno magari visto quest'oggi questa live, che la vedranno magari anche quando verrà caricata su MP Rewind, e vi chiedo scusa magari per le interruzioni causate dalla amara ricerca di una GPU in questi tempi così bui. E con Coco, che sta su una nave che tra l'altro, visto come si chiama il livello successivo, ovvero non questo, ma questo, atterraggio d'emergenza, vuol dire che tanto in aria non starà ancora a lungo. Vi ringrazio ancora per aver seguito e ci vediamo alla prossima, cioè a stasera con il Mystery Game. E staccare!